Nel cuore del nord, dove si intrecciano le sfumature smeraldine della natura, si trova una terra di pace, un regno incantevole che attende coloro che osano vagare alla ricerca di un puro contatto con la natura. Siamo in Finlandia, una terra dove lo spirito di avventura riecheggia nel mare verdeggiante delle sue foreste di conifere, pronte ad accogliere ed accudire le anime di viaggiatori con il bisogno di una pura connessione con il creato. Have a nice stay in Finland. Intraprenderemo un viaggio che accenderà i nostri sensi assopiti e ci connetterà all'essenza stessa della vita. Esplorando la regione sud e respirando l'aria frizzante delle foreste e delle baie costiere, una domanda riecheggia nelle nostre menti. Perché questa nazione è rinomata come il posto più felice al mondo? Qual è il suo segreto? Ogni passo ci porterà più in profondità nell'abbraccio di Madre Natura, rivelando il vero significato dell'avventura. Buongiorno, è il nostro primo giorno in questo nuovo stato. Siamo in Finlandia, siamo nel verde, nel nostro cottage per la notte, il nostro primo riparo. Ed oggi siamo pronti ad esplorare questo bellissimo paese. Oh no! Oh no! Ma facciamo un passo indietro. Che ci facciamo in Finlandia e soprattutto perché siamo così carichi? Ma forse sarà l'abbaglio del sole di mezzanotte, o forse quel misto di adrenalina ignoto che ci accompagna in ogni nuovo viaggio. Siamo in Nord Europa, più preciso nel sud della Finlandia, alla scoperta di non sappiamo ancora che cosa, magari qualche storia particolare. Ma quello che sappiamo sicuramente è che vogliamo sperimentare al massimo lo stile di vita finlandese. Quindi immergiamoci nella natura e nel nostro primo cottage del viaggio. Dovete sapere che avere una piccola casetta in giardino o una casa al lago dove stare a contatto con la natura è la normalità in Finlandia, così come è anche normalissimo avere... They have to tell you that you maybe not have seen. No, how's the toilet normal in Finland? un bel bagno esterno per fare i bisogni in natura. And this is the normal toilet in Finland. No, it's not so normal. It's the normal outdoor toilet. You have an indoor. Yeah, we have a toilet. normal indoor toilet, yes. But when we are at our summer cottages, Un luogo imprescindibile nei cottage estivi, so we have to sit down. There are two con specifiche modalità d'uso, separate boxes. This is for liquid. Let me. in cui bisogna fare molta attenzione a separare i bisogni. Liquid goes Ah, there. liquid you goes have there. To sit, you have to sit down, and then the other things, the solid waste here, and flush like this. I saw the flash is like Yes, this is flash. It's wood. It's for composting. Tutto ecosostenibile Yeah, it's very clever. Yeah, it's very clever. Yeah. e molto intelligente. When you was inside sleeping and you had to go to the toilet, you put on your clothes and you went out. Crazy. So why it's crazy? It was normal. How did people do in Italy 400 years ago? I believe it was the same. Yeah. I think Anche una volta avevano la latrina nella stalla. Aveva ragione il signore. Every night, wake up and Yeah, take I the have- light and Yeah, go out. I haven't done this. In my childhood, we had an indoor toilet, but I know my parents. I did. They used an outdoor toilet all the time. Yes. Così dopo una prima infarinatura della storia e cultura del bagno finlandese, è tempo di andare a Il nanna. nostro viaggione in Finlandia. E al water compost. Risvegliati dai suoni calmi e suavi della natura, ha inizio quella che sarà la prima vera giornata in Finlandia. Ed immersi nel verde, ci sentiamo già a nostro agio.
Siamo qui per un viaggio on the road, perciò dopo una buona ed abbondante colazione è tempo di mettersi in marcia. Bene, adesso cominciamo la nostra giornata. Stiamo abbandonando il cottage ed ora ci dirigiamo verso sud. Ci attendono foreste, coste frastagliate ed arcipelaghi infiniti, e la cittadina di Anko è la nostra prima tappa. Si tratta di una piccola e carina città, affacciata sul Mar Baltico. Essendo stata in passato un avamposto militare strategico, porta con sé una ricca eredità, testimoniata dal suo iconico faro in mattoni rossi, la Water Tower, risalente al XIX secolo. Da generazioni guida le navi in sicurezza attraverso il Baltico ed è il simbolo del patrimonio marittimo della città. Negli anni questa città si è trasformata in un amato rifugio estivo, in cui si riversano molti finlandesi per le vacanze. Durante la nostra visita, essendo magari fuori stagione, si è rivelata una città di poche anime. Abbiamo incrociato forse solo un paio di persone e provato per la prima volta un pizzico della ricercata solitudine finlandese che avremo tastato in seguito. A parte questo, nient'altro di interessante. Non è sicuramente qui ciò che stiamo inseguendo. Proviamo a cercare fortuna altrove e dirigiamoci verso ovest, in un'altra grande città. Siamo arrivati anche all'altra città famosa della costa sud finlandese, che è Turku. Ci stiamo girando da un paio d'ore e sinceramente non ho niente da mostrarvi, perché questa città è un po' noiosa. Lo so, avrei potuto raccontarvi un po' di Turku, della sua storia e delle sue attrazioni, ma sinceramente, a parte un piacevole aperitivo in barca sul fiume, non ci ha regalato nessuna emozione. Il migrare di città in città lungo la costa sud si stava rivelando poco proficuo e di certo non era il motore trainante della nostra visita. La Finlandia nelle nostre menti incarna l'ideale di comunione con la natura, di campeggio, di relax. È questo che cercavamo, quella qualità sfuggente che bramavamo da questa avventura. Quindi sapete che c'è? Basta perdere tempo a fare i turisti in città. Decidiamo di immergerci nuovamente nei boschi per riprovare l'esperienza dei lodge e dei cottage finlandesi. Così, addentrandoci nei dintorni di Turku, ci siamo imbattuti in questa straordinaria sistemazione che avrebbe indirizzato il viaggio lungo la giusta via. Aita, il cottage. Wow. Vedi che caldo. Wow. La vista c'è. Se la città di Turku non ci ha convinto, il suo arcipelago decisamente sì. Ci troviamo in una delle oltre 25.000 isole che fanno dell'arcipelago di Turku il più esteso al mondo. Un vero paradiso per chi come noi cerca di rilassarsi immerso nella natura. Pensate che ogni estate i finlandesi si spostano nella foresta verso i loro cottage, le Timmokki, dove trascorrono il tempo rilassandosi e rimanendo a stretto contatto con la natura. Vi sono oltre 500.000 di cottage in Finlandia e un finlandese su 4 ne possiede almeno uno. Sono luoghi incredibilmente pacifici, in cui poter ammirare la natura, essere semplicemente se stessa, e trasmettono un'incredibile sensazione di pace. Hai già mangiato tu? Cotto? No, uno crudo e uno cotto. Com'è cotto? Buono. Cos'è un'esplosione di zucchero? Dico, come mangiami un marshmallow cotto? Forse cominciamo a capire perché i finlandesi amino la tranquillità dei mocchi estivi e siano così felici. Guarda come la fuma! Vai che deve stare! La vita da cottage è infatti associata allo slow living, un modo di vita semplice a contatto con la natura. Sarà forse questa semplicità e la comunione con l'ambiente il segreto dell'acclamata felicità finlandese?
Sicuramente, se fossimo a casa nostra in questa serata, non saremmo all'aperto ed immersi nella natura. In un'epoca come questa, dove il mondo gira alla velocità della luce, grazie ad internet, e tutto è condensato in pochi fighissimi attimi negli Instagram o TikTok di turno, fermarsi ad apprezzare la verità del mondo e farsi coccolare dalla natura è un toccasana per ricaricare le batterie dell'anima. Te pari uno dei Beatles, cazzo. Neanche Rolling Stones. Hai fatto bene la sauna, Leo? Eppure c'è qualcosa che non mi torna. Sì, siamo nella natura, tutto bellissimo. La solitudine, il silenzio, brutolare marshmallow al fuoco. Il tempo per stare con noi stessi. Il tempo per stare nel luogo più felice della terra. Ma è solo questo il segreto della felicità finlandese? Non c'è mica qualcuno che ci possa spiegare il proprio parere in prima persona? Sì, però chiudi la porta, dai. Finora abbiamo avuto direttamente solo nozioni sul cesso esterno biologico. Il resto lo stiamo vivendo da noi in solitudine. Dove sono i finlandesi? Vogliamo sapere il loro parere, il loro punto di vista. Perché non riusciamo a trovare neanche un pescatore o un taglialegna per capire che ne pensa? Felicità non è forse e anche e soprattutto condividere con gli altri? Dove sono i nostri vicini di cottage? La Finlandia ha una superficie grande circa come l'Italia, ma con una popolazione quasi 11 volte inferiore, di 5,5 milioni. Tutto questo la rende un luogo in cui è molto facile sfuggire alle persone e alle pressioni quotidiane, e i finlandesi tendono ad isolarsi. E la testimonianza diretta la peschiamo dal futuro. Why do you think Finland is the happiest place in the world? Maybe because the nature, that we don't live so close to each other, that we have our own space. Yeah. Quindi spazio ce n'è per tutti, ed è bene stare il più lontano possibile dai vicini secondo loro. Visto che il 90% della Finlandia è costituito da foreste o acqua, perché non continuare ad esplorare allora qualche famoso parco naturale dei circa 35 totali che troviamo in Finlandia? Ci troviamo ora in questo parco nazionale. È il parco nazionale di Liesarvi, se lo pronuncio correttamente. Andremo a brevissimo a fare un piccolo trekking all'interno del bosco e dall'alto questo parco ho già visto che è bellissimo. C'è un sentiero di conifere che taglia proprio a metà il lago ed è veramente magnifico. Che pecorina? Pecorina. Questi sì oggi che è cavolo, cosa pensavi tu? Io sì oggi azzurri? Cosa sei così? Ancora una volta, l'istituzione dei parchi nazionali in Finlandia, come questo in cui siamo ora, nasce dal desiderio di offrire alle persone un'opportunità per rilassarsi e godersi la natura. Ogni parco è provvisto di sentieri attrezzati, baite, aree falò, campeggio e addirittura fattorie. No, coglione! Pensate che il diritto all'utilizzazione del suolo e del godimento della natura è addirittura garantito dalla Costituzione finlandese. C'è ancora il Giro d'Italia. Si chiama Everyman's Right, ossia il diritto di tutti. Tutte le persone residenti in Finlandia o semplicemente in visita hanno il diritto di godersi la natura ovunque, nella campagna finlandese. Spaccare la legna, Finlandia Edition. Purché lo si faccia con il giusto rispetto e senza lasciare tracce della propria visita. Spaccare la legna sì, è consentito. L'Everyman's Right permette anche di raccogliere tutti i frutti della natura, come le bacche, funghi, fiori selvatici, purché non si tratti di specie protette.
ed è uno dei fattori per cui il popolo finlandese continua ad avere uno stretto legame con la propria terra. Siamo in un nuovo parco naturale. Questo è il Parco Nazionale di Torronsuo, che è un parco vicino a Liesarvi, che però è molto diverso, perché si tratta di un parco paludoso. Infatti qui c'è un sentiero di legno su cui bisogna camminare, altrimenti si sprofonderebbe. E grazie all'amore per la natura dei finlandesi, sancito anche legalmente, se abbiamo la fortuna di visitare in totale libertà ecosistemi che ci lasciano a bocca aperta. I parchi nazionali in Finlandia rappresentano un autentico paradiso naturale, a volte con ambienti che non ti aspetteresti di trovare in Nord Europa. Dove la bellezza incontaminata della natura è accessibile a tutti, grazie alle sagge e lungimiranti leggi finlandesi. Un prezioso insegnamento della tradizione finlandese, che ci insegna che la conservazione dell'ambiente e il godimento della sua bellezza sono diritti fondamentali di ogni individuo per una naturale coesistenza reciproca e rispettosa tra l'uomo e la natura. Buongiorno, siamo nei dintorni di Helsinki. Ieri è stata una seratona. Pronti per la serata? Andiamo. Non so come siamo arrivati qui dai parchi in cui eravamo oggi. Ci siamo rifugiati in un karaoke del centro che, devo dire, dall'inizio è stato abbastanza aggressivo. Abbiamo cercato di capire come i finlandesi fanno festa. E niente, poi alla fine ci siamo lasciati un po' andare e abbiamo portato un po' di italianità in Finlandia. Grazie Siki! Ciao Italy! Stamattina una sauna e un bagnetto gelido per ripigliarci un attimo. Ed oggi andiamo a visitare la capitale, Helsinki, un pochino. Dopo le giornate passate nei boschi, avevamo voglia di un contatto con la civiltà. Quindi eccoci ad Helsinki, la perla nordica del Mar Baltico. Questa curiosa città è un'interessante fusione tra il design moderno e la tradizione nordica e riceve i visitatori con la sua atmosfera eclettica ed accogliente. Le sue strade sono un'esplosione di colori durante l'estate, quando i parchi e i giardini fioriscono e le strade si popolano di vita. Helsinki è anche una città dedicata alla cultura, con una ricca scena artistica, musei di classe mondiale e una vibrante vita notturna. Ma questo già lo sapevamo. L'arte e la musica sono profondamente radicate nella vita quotidiana dei suoi abitanti e la città ospita numerosi festival ed eventi culturali durante tutto l'anno. Ma questa non è solo una città di bellezze urbane. Un viaggio in traghetto verso le isole circostanti, come l'isola di Suomenlinna, fortezza militare costruita dagli svedesi per difendere Helsinki dall'occupazione russa, è un'esperienza da non perdere per immergersi nella tranquillità e nella storia recente finlandese.
Nella periferia di Helsinki, la città di Porvoo, con le sue tipiche casette rosse, è la nostra tappa conclusiva di questo ritorno alla civiltà nella capitale finlandese. Siamo quasi a fine viaggio, ma abbiamo ancora una carta da giocare. Dove andremo a concludere in bellezza questo viaggio nel sud della Finlandia? Naturalmente in un altro Mocchi in riva al lago. Il classico. Prosecco, no, we don't have Prosecco, we have a Chianti if you like. Yeah. From Toscana. Ah, super. Maybe we can share it tonight. Yes. Here we go. Ah, ok. That's very... Ci ha appena fatto vedere il nostro chalet, che è uno di questi due. E anche qui la location è bellissima. L'host è molto carino. E qua c'è un laghetto. Adesso andiamo a farci un bel giro in barca a remi. Finalmente, dopo 5 giorni alla ricerca di un benedetto kayak e barchetta, adesso si rema. Io ho paura. Ti vuol dire, non ti niente la zio. Me tengo qua panca. Ti che ti si monta bene, complimenti. Barcaiolo qua. Guarda che tirare male. No, ti remi tifio. Io penso all'equilibrio. Ma dai, tu remi. Dai, rema col destro che giri la barca. Dopo un pelo di confusione iniziale, Basta! siamo pronti ad esplorare il Golfo di Finlandia con la nostra barchetta a remi. Navigare in barca o kayak attraverso i meravigliosi sentieri acquosi finlandesi è come intraprendere un viaggio in una terra fiabesca, la terra dei 1000 laghi, dove il silenzio è rotto soltanto dallo scivolare della pagaia nell'acqua e da qualche turista soddisfatto. Ah, che bello. Cheers, Leo. A noi finalmente abbiamo realizzato un altro obiettivo. Siamo ragazzi semplici, una biretta navigando i laghi finlandesi ci rende felici. Senti che ritmo. Dai che dopo mostriamo i pettorali alle finlandesi, diciamo. Eh già, perché siamo in Finlandia ed ancora non abbiamo parlato di sauna. Ed ogni Mocchi che si rispetti ne possiede una. Ed è arrivato anche finalmente il momento di una vera sauna, perché fino adesso l'abbiamo fatta di merda, ma questa... Guarda come la fuma! Sta fumando da paura questo. Una vera sauna, bellissimo questo posto. Le saune in Finlandia sono molto più di semplici stanze calde ed umide. Sono un pilastro fondamentale della cultura finlandese, un luogo dove lo spirito trova conforto nel dolce abbraccio del vapore. Ah, questa sì che è una signora sauna, caspita. Sono spesso costruite in luoghi pittoreschi e se ne contano addirittura più di 3 milioni sparsi in tutto il paese. I finlandesi credono fermamente che una sauna regolare sia benefica per il corpo e l'anima e contribuisca a rafforzare i legami familiari e sociali. Molto spesso le decisioni più importanti di una famiglia o addirittura dei politici vengono prese durante una depurativa sauna bollente. Alla fine di questo sacro rito di pace, di norma, si fa un bagno gelido che comporta l'immersione in acqua fredda o un tuffo in un lago ghiacciato. Questo contrasto termico è noto per rafforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione sanguigna ed aumentare la vitalità. E mentre il mondo moderno avanza velocemente, la sauna rimane un rifugio intoccabile, un simbolo tangibile dell'importanza della connessione con la natura, con gli altri e con se stessi, nella cultura finlandese. Stiamo per trascorrere un'altra, l'ultima nottata di questo viaggio in Finlandia. Davanti ad un caldo falò ci prepariamo la cena, pronti a trascorrere un'altra serata emarginati dalla civiltà ed in simbiosi con la natura. A birra dell'orso Fai orsi. e gli hot dog.
ma colpo di scena. And you find this on Airbnb? Yeah, sure. Forse attirati dall'allettante offerta di un buon vino rosso toscano, che qui in Finlandia costa quanto un rene, i proprietari del cottage, Jan ed Anne, decidono di unirsi a noi attorno al falò. We are the first year Yeah. in the The first night. I thought that no one is coming. No. You've been very lucky. Find us some customer that comes here with a red wine. Italian red wine. Sì, raga. Forse non sono poi tutti così schivi e timidi i finlandesi. In men che non si dica, sorseggiando del buon vino davanti ad un caldo fuoco che unisce le nostre persone e culture, ci ritroviamo a condividere storie ed avventure. E scopriamo che Jan è un insegnante naturalista in pensione, specializzato in tecniche di sopravvivenza, e così lo imploriamo di portarci a scoprire qualche luogo interessante per la nostra ultima mini avventura in Finlandia. Kasaberg. How long do you want to sleep? So, again, where are we going? We go to Kasaberg. Okay. It's a nature area here, and we do very good sea view. See over the Finnish Bay to Russia islands. Maybe. You see the horizon there? This is Russia. That's Russia. Yeah. It's not far away. Stiamo per entrare in questo bunker. Quelle sono le scale. Porca miseria. Salendo sulla sommità del bunker possiamo ammirare il golfo di Finlandia nella sua vastità. Quest'ultimo trekking non è stato niente di sensazionale. Anne e Jan andavano di fretta ed avevano già altri impegni, ma siamo comunque molto soddisfatti. Queste 2 ore trascorse in tranquillità, passeggiando con un paio di finlandesi, ci sono sembrate come un grosso regalo finale. Perché finalmente siamo riusciti a condividere un'esperienza diretta con il timido ed introverso popolo finlandese. E magari siamo riusciti a lasciare anche del nostro. Thank you. It has been so nice. Thank you. Purtroppo il nostro viaggio è giunto al termine, ma dopo i giorni trascorsi a stretto contatto con la natura nello stile finlandese siamo riusciti ad imparare qualcosa. Un viaggio in Finlandia significa prendersi una pausa dal mondo moderno, e te lo fanno capire in ogni modo. Nel sacro culto del camping e dei cottage in riva al lago, dalla calma e spensieratezza che hanno i finlandesi nel dialogare, nell'estraniarsi dallo stress della società nella sauna o nei laghi per farsi avvolgere dal calore della natura. Per andare avanti e migliorare non serve premere sempre sull'acceleratore, e la Finlandia, saggia maestra, insegna che la vita è un viaggio da assaporare e non una corsa da vincere. In una terra dove la gente è timida, riservata e rifugia i propri simili, il legame più profondo è con la natura. Ed il segreto dell'acclamata felicità finlandese, forse, sta proprio nella capacità di entrare in completa simbiosi con essa. Una condivisione autentica di un popolo che apprezza la bellezza della vita nella semplicità della natura primordiale.